Come sapete, domani riprendiamo la scuola e più di qualche studente tempo fa mi chiese: ma perché bisogna studiare la letteratura? A che cosa serve? E durante l'estate ho avuto modo di rifletterci sopra, di pensare a questa domanda e potrei rispondere con Umberto Eco: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è una immortalità all'indietro. Ecco, basterebbe semplicemente questa risposta per chiudere la questione, cioè perché noi studiamo la letteratura, ma che cos'è la letteratura? È l'insieme di tutti gli scritti di un popolo, è una sintesi dell'anima di un popolo. La letteratura racconta la storia, le speranze, i sogni, le delusioni, le amarezze, le tragedie di un popolo. Il termine deriva dal latino, da litteratura, che a sua volta viene da littera, anticamente indicava l'atto di scrivere la lettera, quindi tutto ciò che riguardava un testo scritto, addirittura dal greco, dalla grammatiche tecne, da gramma, che significa lettera anche in quel caso, e poi il significato si è ampliato nel corso del tempo e indica tutte le opere artistiche che sono state prodotte. Ma perché noi le studiamo? Perché le leggiamo? Perché possiamo condividere centinaia di migliaia di esperienze, cioè noi siamo lì, come dice Umberto Eco, possiamo solcare i mari insieme ad Ulisse, ascoltare il canto delle sirene, possiamo rivivere le stesse vite, le gioie, le passioni, i terrori di tutti i nostri predecessori, dei nostri antenati, di coloro che hanno avuto la fortuna o la sfortuna di essere vissuti prima di noi. Possiamo navigare verso la Colchide alla ricerca del vello d'oro insieme a Giasone, incontrare Medea. Possiamo sospirare insieme a Leopardi quando non riesce a vedere l'orizzonte perché c'è quella maledetta siepe che impedisce allo sguardo di spaziare lontano verso l'infinito, e lì subentra la magia della nostra mente, la nostra evasione, la nostra fantasia, e il naufragare diventa dolce. Possiamo piangere insieme a Lucia quando è costretta a dare l'addio ai monti e sembra quasi una tragedia senza fine, perché in quel momento è una tragedia. E poi possiamo riflettere su quanto la vita sia dolorosa, difficile, simile a una prigione, spesso soffocante, come ci ricordano Montale: spesso il male di vivere ho incontrato, o Pirandello: gli uomini indossano delle maschere. La letteratura ci avverte dei pericoli, ma ci insegna anche che l'uomo è curioso, ed è la curiosità spesso ad indurlo a sbagliare. Tutti abbiamo vissuto la vicenda di Cappuccetto Rosso. Eravamo nel bosco insieme ad Hansel e Gretel quando hanno incontrato quella vecchietta nella casa di Marzapane. Tutti abbiamo sognato di rifocillarci, di riempirci la pancia con quelle delizie. E quindi perché studiare la letteratura? Perché ci insegna tantissimo, ci insegna i punti di vista degli altri, ci aiuta a vedere le cose da un'altra prospettiva. Posso indossare un paio di occhiali diverso dal mio e posso quindi anche comprendere l'altro, che non significa condividere in toto le sue idee, ma almeno comprenderle, perché se non c'è comprensione non possiamo nemmeno accettarci e convivere civilmente all'interno di una società. E studiare la letteratura significa anche soddisfare anche un bisogno primario, perché noi ci nutriamo di storie fin dall'alba dei tempi. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di raccontare, di lasciare un messaggio, perché l'uomo è mortale, sa di dover morire. Lo dice anche Daniel Pennac: l'uomo scrive perché sa di essere mortale, quindi vuole lasciare un qualcosa dietro di sé affinché sia ricordato da tutti. E qui ci ricordiamo Foscolo: l'uomo è spinto a compiere egregie cose perché i grandi del passato ci ricordano i grandi valori che li hanno mossi quando erano in vita. Ed ecco che qui subentra anche la letteratura latina. Cicerone, Cesare, Virgilio, Tacito, tutti ci trasmettono valori importantissimi che sono attuali anche oggi e che dovremmo recuperare se volessimo davvero costruire una civiltà migliore. Però la letteratura serve anche per lenire il dolore. Spesso soffriamo e quindi ricerchiamo una consolazione, qualcuno che abbia già vissuto le nostre stesse esperienze, che ci dia dei consigli o semplicemente una parola di conforto per superare quel brutto periodo. E quindi qui abbiamo anche una funzione curativa della letteratura che ci permette di andare avanti,
avanti e di riprendere in mano le redini della nostra vita. E quindi la letteratura può anche salvare una vita umana. Pensiamo alla brigata del Decameron che per fuggire alla peste si rifugia in campagna ed inizia a raccontare storie, ma non solo per passare il tempo, soprattutto anche per dimenticare la tragedia che si sta consumando al di là di quel muro, al di là della villa, mentre il mondo è impazzito e nessuno si preoccupa più nemmeno di seppellire i morti. E la letteratura ci ricorda che la nostra vita è un viaggio, e il viaggio per eccellenza è quello di Dante, attraverso i 3 regni dell'oltretomba. Assieme a lui possiamo visitare l'inferno, il purgatorio e poi arrivare al paradiso per contemplare Dio. Quindi anche lì ci ricorda che la nostra vita è solo un passaggio, tutti siamo homo viator e quindi abbiamo la possibilità di sbagliare, di redimerci e poi di riprendere in mano quella diritta via che spesso e volentieri ci sfugge. Quindi la letteratura non serve soltanto a salvare una vita umana, ma addirittura ci permette di vivere, di esistere, perché noi ci nutriamo di storie. È come vivere senza musica, senza film, sarebbe una vita a metà, una vita monotona, incolore e insapore, e quindi è qualcosa che dà gusto anche alla nostra stessa vita e che ci insegna moltissimo ogni giorno. Pensiamo anche a Guido Gozzano quando scrive: non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere e non sono state. Non possiamo vivere all'infinito, ma senza dubbio possiamo vivere o illuderci di poterlo fare attraverso le vite di questi grandi autori del passato, e attraverso i loro personaggi possiamo sognare, salire su quella barca e navigare e lasciarci naufragare nel dolce infinito mare della fantasia, dell'evasione umana che ci regala delle emozioni indescrivibili che solo la lettura ci può dare. Quindi la letteratura davvero ci insegna tantissimo, e colgo l'occasione quindi per augurare a tutti i miei studenti passati, presenti e anche futuri un buon inizio anno scolastico. Saluto in particolare i miei ex studenti che ora saranno sicuramente all'università del liceo di Padova, e i miei alunni che quest'anno avranno anche gli esami ad Este, e saluto tutti i miei studenti attuali che rivedrò domani. Quindi a tutti voi l'augurio di un buon inizio anno scolastico, e ricordiamoci che la letteratura non si studia perché mi è utile dal punto di vista pratico per trovare un lavoro o semplicemente per fare qualcosa, ma serve per diventare persone migliori, non per noi stessi ma per gli altri. A presto!